A volte abbiamo un'errata convinzione, quella per cui le canzoni partono dalla voglia di comunicare qualcosa attraverso le parole. Questo è Stay, un podcast in pillole sugli U2. Ma se fosse davvero così, perché formare una band? Bono Vox, autore di quasi tutti i testi degli U2, potrebbe suonare con chiunque. Eppure sceglie di condividere la celebrità con Edge, Adam e Larry. In questa canzone, come in tante altre, le parole sono arrivate dopo. I nostri quattro amici erano proprio agli inizi e senza una sala prova ufficiale. Suonavano dove potevano. Per un periodo si ritrovarono in un capannone vicino a un cimitero. Si incontravano lì dopo la scuola e, come fanno tutti gli adolescenti, qualcuno portava il pranzo, generalmente dei sandwich, e gli altri scroccavano. Le prove erano un mix di discussioni su che tipo di musica fare e litigi, con Bono che spesso alzava la voce più degli altri. Intanto, tra Edge, Adam, Larry iniziava a crearsi una bella sintonia. Un giorno, dopo l'ennesima lite, Edge perfezionò un riff che Bono aveva provato alla chitarra. Adam lo seguì al basso e Larry aggiunse la batteria. Su quel riff, Bono aggiunse le celebri parole "walk away" ripetute in quella maniera ritmica che conosciamo. Tutti e quattro si ritennero soddisfatti di quel prodotto. Era venuto fuori qualcosa di nuovo e di valido. Il gruppo adesso si sentiva unito da quel "if you walk away, I walk away, I will follow". Quando chiesero a Bono cosa volesse dire con quelle parole, lui, molto tranquillamente, disse: "Parla di un ragazzo che è disposto a seguire la madre fin nella tomba". A quel punto l'atmosfera si congelò. Tutti e tre sapevano che Bono fosse rimasto orfano a 14 anni, ma avevano dimenticato completamente che la madre fosse sepolta proprio nel cimitero lì vicino. Questa quindi divenne la prima canzone dedicata a Iris Hewson. Purtroppo non è facile vivere la perdita di un genitore, men che mai quando sei ancora un ragazzino. La morte della signora Hewson era arrivata improvvisamente nell'autunno del 74 e nessuno in quella famiglia era ancora riuscito ad elaborare l'accaduto, ma il più piccolo stava iniziando a farlo. Per un caso fortuito, ed aiutato da quei tre amici. A boy tries hard to be a man. His mother takes him by the hand. If he stops to think, he starts to cry. Un ragazzo prova con difficoltà a diventare uomo. Sua madre lo accompagna per mano. Se lui smette di pensare, comincia a piangere. È difficile elaborare un lutto del genere per un ragazzo. Lui dichiara di avere ancora bisogno della madre, ma cerca di affrontare la cosa in maniera razionale. Tuttavia, per ognuno di noi, pur convincendoci che sono eventi della vita, non riusciamo e non possiamo relegarli alla sola razionalità. Quando smettiamo di pensare, proprio come dice la canzone, iniziamo a piangere. E quel pianto è necessario per andare avanti, per imparare a diventare uomini. I was lost, I'm found. Questa canzone non parla solo della madre di Bono. Esplora anche il tema dell'appartenenza a un gruppo o a un ideale. Siamo pronti a seguire quell'ideale o preferiamo restare parte di quel gruppo anche quando ne vediamo i limiti e le contraddizioni? Nella Dublino di quegli anni era nato un movimento cristiano che stava guadagnando molti seguaci, soprattutto tra i giovani. Anche loro ne furono attratti, ma presto si resero conto che al fascino del messaggio cristiano si univa un radicalismo e una cieca obbedienza al leader spirituale, trasformando il movimento in una setta religiosa. È possibile rimanere fedeli ai propri valori senza aderire a un gruppo del genere? Questo dilemma
che dall'esterno potrebbe sembrare semplice, era tutt'altro che facile per giovani menti che investivano tempo, sentimenti ed emozioni in quel gruppo. Quindi, sotto quest'ottica, la canzone diventa anche una riflessione personale. Cosa sei disposto a seguire? Quali sono gli ideali e i valori che vorresti portare fino alla fine dei tuoi giorni? Ma anche per questo argomento, sfiorato in questa canzone, ci saranno altre canzoni con cui discuterne. Stay. Ogni domenica alle 13. Tu cosa ne pensi di questa canzone? Scrivilo nei commenti o manda una mail all'indirizzo bmip.podcast@gmail.com. Alla prossima!